Ben ritrovati in questo nuovo video. Continuiamo con i nostri 2 euro commemorativi dell'anno 2023. Abbiamo delle grandissime novità perché sono uscite 2 monete di Malta che li stavamo aspettando da un bel po' di tempo, e devo dire che Malta ha fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda queste 2 emissioni. Purtroppo abbiamo anche una brutta notizia, perché quest'anno, come si temeva già da più di 2 anni ormai, Malta ha deciso di non emettere queste monete negli rotolini. Esistono solo purtroppo i folder, cioè i folder con la coin card, un po' come fa San Marino, perché hanno lo stesso formato i folder, all'interno la coin card ha lo stesso formato. Praticamente quest'anno non avremo le monete per la circolazione, perciò non ci saranno i rotolini, ma solo le emissioni in folder, perciò dobbiamo fare attenzione a questo dettaglio. Sono una bruttissima notizia, ma purtroppo molte nazioni ormai stanno facendo questo giochino qui, dove mettono le monete sempre di più in coin card o in folder come questi qua, e purtroppo sempre di meno diciamo emettono i rotolini, perché stanno in continuazione, cioè negli ultimi anni specialmente, tagliando veramente tantissimo prima di tutto le tirature delle monete, ma in più stanno adottando questo sistema di emettere le monete diciamo con questa tipologia qui, questo sistema qui. Ovviamente per noi non è un bene, perché i prezzi comunque si alzano veramente tantissimo. Oggi noi andiamo a vedere una delle 2 monete, perché Malta ha emesso tutte le 2 monete insieme, ma noi oggi ne guardiamo una, e devo dire che la zecca maltese ha fatto un capolavoro. Ho visto tutte e 2 le monete e devo dire che sono rimasto molto colpito. Vi ricordo in particolare che Malta non conia le proprie monete, facciamo attenzione, ma le conia la zecca olandese, perciò fate attenzione a questo particolare, ma poi lo andremo a vedere perché c'è scritto anche una coin card. Ovviamente il folder è tale uguale come dimensione, come formato a quello della Puglia di San Marino, cioè non cambiano assolutamente nulla, hanno lo stesso formato, ma anche la coin card all'interno ha lo stesso formato. Ovviamente cambiano le monete, cambia anche le scritte all'interno, ma come emissione diciamo sono uguali per quanto riguarda il folder, cioè il formato del folder. Questa è la parte frontale del folder della moneta di Malta, dove come tema abbiamo, facciamo attenzione, il 225esimo anniversario di Napoleone Bonaparte e i francesi a Malta 1798. Lo troviamo qui proprio in questa posizione qui. Questa è la parte frontale del folder. Devo dire che hanno fatto veramente un capolavoro. Adesso vi spiego anche il perché. Perché se apriamo il folder e guardiamo che il rovescio, cioè il retro del folder, continua e sembra un quadro veramente eccezionale. Sono rimasto veramente molto colpito, devo dire un grandissimo capolavoro. All'interno ovviamente abbiamo la coin card che dopo vi faccio vedere. Questa è diciamo il folder, questo è il folder esterno, e devo dire che è veramente molto bello. Dal vivo vi posso garantire rende di più, perché magari nel video lo vedrete, ma dal vivo vi posso garantire che rende veramente tantissimo. Guardate i dettagli, guardate come è stato fatto bene, i colori, è veramente molto molto bello. Questo vi ricordo, è vero che la zecca olandese conia le monete, ma il lavoro che è stato fatto dalla zecca maltese, cioè praticamente tutto il lavoro per quanto riguarda il folder, la coin card che adesso andiamo a vedere, la moneta, è stata fatta dalla zecca maltese. Facciamo attenzione a non confondere le cose. Andiamo a guardare l'interno, dove troviamo la coin card con la moneta, e troviamo anche diciamo la parte interna del folder, che è veramente molto molto bella. Guardate la lavorazione che ha questo folder, sono rimasto molto colpito. La avvicino un po' così guardate i dettagli, e devo dire veramente un lavoro eccezionale, molto molto bello. Vi ricordo sempre che hanno la chiusura magnetica i folder, un po' come quelli che abbiamo già visto, anche quelli della Puglia di San Marino, chiusura che scatta molto bene. Qui abbiamo l'etichetta che è stata nascosta, scusatemi, il magnete che è stato nascosto con questa bellissima etichetta, e devo dire veramente molto molto carino. Andiamo a guardare più da vicino la coin card, che devo dire anche qui un altro capolavoro fatto veramente bene. Guardate quanto è bella la coin card, molto molto, cioè tutte le volte che la guardo rimango colpito. L'avrò vista già 10 volte ormai questa coin card. Guardiamo il rovescio, dove abbiamo un po' di dettagli tecnici, e qui ci ricordano un po' di cose, cioè abbiamo la qualità in fior di conio ovviamente,
e qui abbiamo la zecca, che è la zecca olandese in questa posizione qui. Facciamo attenzione, il disegnatore della moneta è Noël Galea Bajon in questa posizione qui, e qui abbiamo la tiratura che sono 80.500 pezzi in coin card. Fate attenzione a questo dettaglio, perciò la tiratura della moneta è di 80.500 pezzi, ma solo in coin card. Facciamo ancora attenzione. Dopo vi darò un po' di prezzi perché è una moneta molto ricercata, facciamo attenzione, e sta veramente andando molto bene per quanto riguarda le vendite. Questa è la parte frontale, ve lo faccio vedere ancora una volta, guardate i dettagli come sono stati. È stata veramente fatta molto bene questa coin card. Guardiamo più da vicino insieme la moneta, e devo dire che è una moneta molto bella. Adesso lo guardiamo insieme, vediamo se riesco a metterla a fuoco perché brilla veramente tantissimo, si vede molto bene in questa posizione qui. Per quanto riguarda la parte centrale troviamo la figurata, l'allegoria della Francia seduta su un trono con un bastone. In questa posizione qui nel centro della moneta si vede molto bene perché è molto grande, praticamente ha occupato quasi tutta la parte centrale della moneta. Qui abbiamo nei lati le scritte Legalité, Liberté, in questa posizioni qui, Egalité e Liberté, nei due lati. Poi abbiamo ad arco la scritta del 225 anniversario dell'arrivo di Napoleone Bonaparte ai francesi a Malta. Qui invece abbiamo 1798-2023 in questa posizione, il conio, e qui in basso 2023 che è molto grande in questa posizione qui. Si vede molto bene perché è veramente molto grande. Poi abbiamo, facciamo attenzione, in questa posizione qui le lettere NGB, che sono quelle del disegnatore che abbiamo visto sul retro, Noël Galea Bajon, in questa posizione qui, 12,5 punte, devo dire abbastanza grandi. La finitura della moneta è molto bella, finitura in fior di conio, a me è piaciuta tantissimo, l'ho guardato più da vicino che con la lente, devo dire che le monete all'interno sono state fatte veramente molto bene. Diamo un'occhiata rapida al valore facciale, al valore nominale 2 euro in questa posizione qui. Molto carina, devo dire, la coin card, molto bella. Come vi dicevo, tiratura 80.500 pezzi, facciamo attenzione. Non so niente per quanto riguarda le monete in fondo specchio, se sapete qualcosa scrivetemelo nei commenti. Non ci sono per adesso, diciamo, non hanno ancora emesso niente per quanto riguarda le monete in fondo specchio. Quello che dobbiamo fare attenzione in questo momento qua sono i prezzi, perché i prezzi stanno aumentando. Fate conto che era arrivata, appena arrivata era intorno ai 25 euro, adesso già si parla di 30 euro, e ho visto che qualcuno in qualche sito numismatico hanno già superato anche i 32 euro. Il prezzo in questo momento qua comunque si aggira tra i 30 e i 32 euro se volete comprare la moneta. Purtroppo non ci sono i pezzi circolanti, o per di più non si sa nulla se usciranno i pezzi circolanti, ma dal sito della zecca maltese non c'è nessun dato, perciò penso che rimarremo con gli 80.500 pezzi solo in coin card. Bene, per oggi è tutto, ditemi cosa pensate di questa bellissima emissione perché è veramente eccezionale, e niente, io vi ringrazio, vi saluto, scrivete nei commenti cosa pensate di questa moneta e scrivetemi nei commenti se l'avete già presa questa moneta. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.